Ciao a tutti! Oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di fico d'India partendo semplicemente da quei puntini neri che ci sono all'interno del frutto, ovvero dai semi, quindi dagli scarti e a costo zero. Seguite il video perché sono sicuro che una volta che riuscirete a fare nascere questa pianta e che capirete quanto sia facile prendersene cura, farla crescere e addirittura fiorire e fruttificare, sarete contenti di averlo fatto e dei risultati che otterrete. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi dei frutti che siano maturi e capire se un frutto è maturo o no è davvero molto semplice. Basterà guardare la parte esterna, ovvero la buccia, e quando noterete che questa ha un colorito molto intenso e lucido, allora vorrà dire che il frutto è pronto per essere gustato e quindi per prelevarne i semi dall'interno. Se toccandolo noterete che questo è morbido, addirittura al limite del marcio, per assurdo questo è il frutto ideale per ottenere dei semini che quasi sicuramente daranno origine a delle nuove piantine. Non fate l'errore di credere che questa sia la fase di maturazione dei frutti, quindi non pensate che il verde sia acerbo, l'arancione una fase intermedia e il rosso un frutto maturo. Tutt'altro, tutti e tre questi frutti sono maturi. Procuratosi il frutto non resterà altro che procedere con l'apertura vera e propria e in questa fase dovrete stare attenti ad una cosa soltanto, ovvero a questi piccoli puntini neri, che sono proprio quelli che sono pieni di spine, quindi se voi toccherete con le vostre dita loro e sarà quello il momento in cui vi riempirete le mani di spine, che sono davvero piccole e vi assicuro difficili e fastidiose da togliere poi. Quindi una volta che appunto avrete scelto il frutto, procuratevi un coltello e fate in questa maniera. Primo taglio. Secondo taglio, dopodiché fate l'ultima incisione, quindi il terzo taglio, e fate così, stando sempre attenti a non toccare i puntini neri. Ed ecco che il frutto è stato estratto. Non resterà altro che estrarne dall'interno i semi. Ed estrarli è davvero molto semplice, basterà prendere un coltello e tagliare in piccole fettine il frutto. Volendo si può anche mangiare, semplicemente sputarne poi i semini una volta che si è mangiato il frutto, però se non volete mangiarlo, questa è la soluzione più semplice. Ecco qua, una volta tagliati in dischetti sarà facilissimo arrivare ai semi veri e propri, che sono questi qua. E questi sono i semi estratti dal frutto, sono davvero molti, però ancora non potranno essere messi a dimora nel terreno perché sono ricoperti di una patina che non è altro che il residuo del frutto. Se noi andassimo a piantare direttamente questi nel terreno così come sono, la polpa che c'è intorno potrebbe marcire, creare funghi, muffe e batteri che una volta che nascerà la piantina potrebbero attaccarla e addirittura farla morire. Quindi andranno sciacquati e privati di questa patina. Basterà semplicemente prendere uno scolino e sciacquarli sotto l'acqua corrente. Quando sciacquate, premete contro la retina in modo che tutta la polpa se ne vada, o quantomeno il più possibile. Mi raccomando, per fare questa operazione non usate né acqua troppo fredda né troppo calda, perché rischiereste di danneggiare i semi. E alla fine della pulizia passerete da questo stato a quest'altro, quindi otterrete dei semi che sono completamente privi di ogni residuo di frutto e perfettamente puliti. Preparare il terreno che vada ad ospitare questa pianta è davvero molto semplice, basterà procurarsi questi 4 elementi, ovvero della sabbia, mi raccomando che sia di fiume e non di mare, perché quella di mare è salata e il sale brucerebbe le radici e quindi farebbe morire la pianta, poi dell'argilla espansa, dell'apillo vulcanico e della torba di buona qualità e preparare un mix che abbia queste quantità, quindi un 70% di torba ed il restante diviso in parti uguali tra sabbia, argilla e lapillo. Nell'ipotesi che non riusciate a trovare il lapillo, sostituitelo semplicemente con l'argilla espansa. Procuriamoci un vaso e andiamo ad inserire all'interno la miscela che abbiamo appena creato, però mi raccomando, prima di mettere questa, mettiamo sul fondo almeno 2 cm di argilla espansa, questo per evitare che si formino dei ristagni d'acqua che sennò sarebbero pericolosissimi per le piantine. Adesso non resterà altro che mettere i semi all'interno del terreno, quindi prendiamo un cucchiaino e facciamo in questo modo, guardate. Cerchiamo di aiutiamoci anche con le mani, ecco, così. Non preoccupatevi di sporcarvi, che non succede nulla. Ecco qua, materialmente. Cerchiamo di riempire tutto il vaso in modo omogeneo. Ecco qua.
Poi, facendo dei piccoli solchetti col cucchiaio, in questa maniera, interriamo i semi. Così. Una volta finita la semina, prendete uno spruzzino e bagnate. Bagnate abbondantemente. Se volete accelerare i tempi di germogliazione, procuratevi un sacchetto di plastica trasparente, come questo. Lo aprite e andate ad inserire all'interno il vaso, così, in questa maniera, e chiudete l'estremità. Così facendo avrete creato una vera e propria serra, con all'interno una temperatura e un'umidità costante. Chiuso il sacchetto non resterà altro che posizionare il vaso in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti. Non occorrerà aprire né bagnare sino a che le piantine non spunteranno e a quel punto allora sarà necessario togliere il sacchettino e provvedere a bagnare ogni volta che il terreno si asciugherà. Trascorsi circa 50 giorni potremo notare che la prima piantina è spuntata fuori dal terreno. È davvero molto particolare come tipologia di pianta, infatti inizialmente crea una fogliolina a forma di cuoricino e poi da questa ne partono altre due. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia la piantina appena nata. Guardate. Ecco qua. È davvero molto piccola. Fate una proporzione con le dimensioni del mio dito. Guardate. Si spera che dopo questa tutto il vaso si riempia di piccole piantine come questa. Trascorse all'incirca altre 2 settimane, andando a riprendere il vaso potremo notare che questo si è riempito di tantissime piccole piantine. Direi che tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Non resterà altro che aspettare che le piantine crescano e diventino alte più o meno 8 cm, dopodiché spostarle in vasi singoli, proprio per evitare che lo sviluppo di una vada a compromettere il corretto sviluppo e crescita delle altre. E questo è il risultato che potremo ottenere dopo circa 4 mesi da quando avremo spostato la piantina in un singolo vaso. Trascorsi circa altri 2 mesi potremo notare che la piantina si sta sviluppando in maniera assolutamente corretta, addirittura avendo formato sull'apice un'altra fogliolina. E questo è il risultato che potreste ottenere dopo circa 1 anno dallo spuntare del primo germoglio. Trascorso qualche altro mese è stato necessario cambiare nuovamente il vaso alla pianta, proprio perché questa si è sviluppata in una maniera assolutamente rapida, ma soprattutto sana. E come potete notare, oltre al primo strato fogliale, quindi la prima foglia, la seconda, ne ha creato un terzo strato che è compreso di ben 4 foglioline. Direi che sta procedendo tutto nel migliore dei modi. Una cosa davvero molto curiosa e particolare di questa pianta è che, a differenza di quello che è la credenza comune, ovvero che queste siano foglie, in realtà no, questo è il tronco della pianta. Le foglie vere sono quelle piccole escrescenze che ci sono sul tronco, quindi questi piccoli puntini verdi o addirittura le spine. Trascorsi all'incirca 4 anni da quando abbiamo messo i semi a dimora nel terreno, questo è il risultato che potremo ottenere, ovvero una pianta alta più o meno 80 cm. Direi che il risultato è davvero ottimo, aspettando all'incirca ancora 1 anno dovrebbe iniziare a fare i primi fiori e quindi i primi frutti. Questa tipologia di pianta, oltre che per seme, può essere riprodotta anche per talea, quindi sarà sufficiente tagliare un pezzettino della pianta ed andarlo ad interrare nel terreno. Così facendo si otterrà una pianta che produrrà dei fichi molto prima rispetto a quella che si ottiene con i semi. Si parla addirittura di accelerare i tempi di 3-4 anni. Questo è un esempio di talea. Come potete notare, ho interrato la parte inferiore dentro il terreno e nel giro di circa 1 mesetto da quando ho interrato la foglia ha già iniziato a produrre una nuova fogliolina, eccola qua. Nel giro di pochissimo tempo questo vi assicuro che inizierà a produrre i primi fiori e quindi i primi frutti, accelerando decisamente i tempi rispetto alle piantine che sono nate coi semi. Però per poter produrre una talea occorre avere una piantina a disposizione, una pianta madre dal quale prelevare poi una foglia. Se non si ha, allora io vi consiglio di procedere con quelli tramite seme. In queste immagini vi mostro come appaia la piantina da quando è piccina sino a quando diventerà adulta. Ci vorranno più o meno 3-4 anni prima che cresca e quando sarà grande questa inizierà a produrre i primi fiori e quindi i primi frutti. Potrebbe arrivare a sfiorare addirittura i 3 metri di altezza ed in più creare un tronco, proprio come le piante di alto fusto.
Vi mostro inoltre quali siano le fasi nella quale dovrà passare il fiore per trasformarsi da bocciolo a frutto, quello che noi siamo abituati a mangiare. Come potete notare i fiori sono davvero molto particolari, ma soprattutto belli, e al fine di ottenere un'intensa fioritura e quindi un buon raccolto, occorre che la pianta venga posizionata in un punto dove prenda tanta luce, ma soprattutto i raggi del sole diretti, e per più ore al giorno, se riuscite almeno 8 ore. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategliela un'occhiata perché adesso qualche video c'è e quindi sono quasi certo che tra quelli qualcosa che potrebbe interessarvi, insomma, la potreste trovare. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.